Varsovia vento bla 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 kaj tre interesa intervjuo antaŭ vi, sed unue mi devas antaŭdiri ke la intervjuo ne estos en ĝis fino en Esperanto, ĉar ni renkontiĝas kun komencantino de la lingvo, do ŝi pri sia profesio deziris tamen respondi itale, apud estas brila interpretisto, kiu helpos al ni kompreni pri kio temas, do eble italoj ĝuos, sed ne ĉiuj en la mondo konas la italan lingvon. Unue saluton, kiu vi estas? Buongiorno, chi sei? Sono Valeria Pierdominici, sono un'amica di Federico e sono molto contenta di parlare con voi. Mi estas Valeria Pierdominici, mi estas amikino de Federico, kaj mi estas tre feliĉa paroli kun vi. Federico kun Zamenhofaj pripensoj estos nia interpretisto. Do bone, do tiam ĉiuj homoj klare komprenas. Vi laboras en tre interesa kaj tre utila profesio ĉi tie en Amsterdamo. Pri kio vere vi studis kaj pri kio vi okupiĝas? Hai una professione molto interessante qui ad Amsterdam. Di che cosa ti occupi e che cosa hai studiato per occuparti di questo? Sì. Qui ad Amsterdam sono psicologa e psicoterapeuta degli artisti e mi occupo di aiutare tutte le persone che sono un po' out of the box per quanto riguarda la salute mentale, in particolare con gli artisti e con le persone così chiamate highly skilled, che hanno una vita più irregolare rispetto ad altre persone. Ĉi tie in Amsterdamo mi estas psicologino kaj psicoterapiistino. Che cosa hai studiato? Sì, ho studiato psicologia clinica e poi psicoterapia psicosomatica, psicologia clinica a Torino e psicologia psicosomatica a Milano, e poi ho fatto un anno sabbatico in cui ho studiato le lingue straniere, quindi faccio il mio lavoro in 4 lingue. Do mi studis unue klinikan psikologion. Do revenu ni alla kerna temo. Torniamo al punto principale. Sì. Se temas pri artistoj, pri kio vere temas? Ĉu ili perdis inspiron, ekzemple pentri aŭ kanti aŭ io tia, kaj ili serĉas iun helpon? Si parla di artisti. Il punto è che hanno perso l'ispirazione e che devono, per esempio, cantare o dipingere, devono ritrovarla. Aŭ ili tute ne povas trovi sin en la realeco kaj ne scias kion fari, ĉar la bildoj ne vendeblas, la kantoj ne aŭskulteblas. Oppure il punto è come trovarsi nel mondo reale, diciamo, perché non riescono a vendere i loro quadri, riuscire a sostenersi per la loro arte. Pri kiu helpo vere temas? Che tipo di aiuto? Allora direi tutte queste cose, perché ovviamente il blocco artistico può avvenire in tutte queste aree, però la cosa più importante è il processo artistico, the artistic journey, non so come dirlo. E la cosa importante sicuramente è fare in modo che queste persone possano essere artisti in una società così complessa, e far sì che si rendano conto che il loro lavoro ha una grande importanza per la società, perché pensano e lavorano per chi non ha tempo di pensare. Ĉiuj faktoroj kiujn vi menciis estas gravaj. Ankaŭ tio koncernas la krizon de meza aĝo. Anche la crisi di mezza età? Sì, diciamo che gli artisti hanno la crisi di mezza età a tutte le età. In caso de artistoj okazas en ĉiuj aĝoj. Mi vidas, antaŭ mi estas multe da pentraĵoj. Ĉu vi kontribuas la spiritan evoluon aŭ eman evoluon de artisto krei pentraĵojn ankaŭ? Ci sono tanti quadri qua davanti e chiede se tu contribuisci alla... Sì, da un certo punto di vista infatti mi ritengo un attivista, perché aiutando loro a produrre aiuto la società ad evolvere indirettamente, e questo ambiente che tu vedi di quadri e strumenti musicali sicuramente li fa sentire più a casa, anche forse spiritualmente.
Yes, ĉar mi ŝuldas priskribon kiun ni estas, ĝuste ni estas en la terapia salono, kaj kiam oni eniras ĉi tien, oni vidas tre hejmecan fakte dekoraĵon, estas biblioteko, multe da libroj, estas pentraĵoj, estas potflorojn, kaj kiam mi eniris ĉi tie, mi sentis min tuj hejme. Sed mi scias che ne nur pri artistoj vi okupiĝas, ĉar vi montris al mi kelkajn fotojn kun iu virino, kiu perdis identecon fakte. Sicuramente è vero quello che hai detto, perché ho una collaborazione con la Film Academy, in particolare il master della ricerca per i documentaristi, e quando lavorano sui loro documentari molto spesso incontrano problematiche dell'identità. Yes, tio veras, mi ankaŭ kunlaboras kun la Film Akademio ĉi tie en Amsterdamo, kaj ofte kiam dokumentistoj kaj ĝenerale filmistoj laboras, ili renkontas ni diru aferojn rilate al propra identeco kiujn ili devas solvi. Ĉu ankaŭ vi havas problemojn kun la propra identeco, ĉar vi estas fakte italdevena, sed naskiĝis en Nederlando kaj kreskis en la nederlanda kulturo? Naskiĝis en Italio. Aha. Ĉar vi fakte estas italdevena, sed fakte vi kreskis kaj evoluis en Nederlando, kaj vi sentas tamen la nederlandecan ritmon de vivo. Ĉu vi ne sentas iun perdon de identeco? Hai anche tu questo tipo di problemi di identità, perché sei originario dell'Italia, però ti senti molto olandese perché sei qua da tanto tempo? Beh, sicuramente il fatto di aver vissuto un'esperienza simile aiuta a capire quali sono i problemi che loro hanno. Io però ho fatto una scelta diversa rispetto alla loro. Loro hanno deciso di viaggiare, mentre io ho deciso di essere un porto. Do, certe la fakto ke mi havas similan originan sperton povas helpi ilin, tamen mi haveno. Valeria Sireno muso kaj haveno. Sireno kaj muso por pentristoj, artistoj, kaj haveno por tiuj, kiuj perdiĝis sur la maro de la vivo. Quindi porto per chi si perde nel mare della vita. Kion vi ŝatus diri al la homoj en la mondo, al la esperantistoj, kiuj havas eble similajn problemojn en multaj landoj de la mondo, kaj ili perdiĝis, eble bruligis pro laboro? E che magari hanno problemi simili per il loro lavoro, così, e magari hanno dei burnout. Eble ne plu provas kapablas trovi sin en la medio en kiu ili estas. Non più a trovarsi nell'ambiente in cui vivono. Kion vi rekomendus al tiuj homoj en la tuta mondo? Potresti suggerire a questi esperantisti in tutto il mondo. Ĉar veni al Amsterdamo ne estas por ĉiuj facile por renkontiĝi kun vi. Venire ad Amsterdam per trovarti non è facile per tutti. No. Sì, certamente. Sicuramente la cosa più importante è sapere che c'è una risposta diversa per ogni persona, e quindi è importante che loro trovino dei buoni ascoltatori e che ascoltino la loro risposta e non si preoccupino di quali sono le risposte degli altri. Certe estas grave scii che estas respondo diversa la persona. Sicuramente un altro elemento importante del mio lavoro è il multilingualismo, e per quanto riguarda il mondo esperantista, già il fatto che abbiano trovato un luogo che sia, diciamo, al di là del tempo, dello spazio e dei confini è già una risposta. Multilingvismo estas parto de la afero, kaj certe la fakto ke esperantistoj ne nur estas multlingvaj, sed ili trovis Esperanton, kiu estas preter la landlimoj, preter la spazio kaj la tempo iusence, estas jam parto de la respondo. E questo è un elemento molto importante, perché è un luogo nuovo, creativo, che loro si sono trovati per dare una risposta a questa domanda. Ĉi tiu elemento Esperanto estas nepre loko en kiu oni povas esti kreema kaj trovi sin mem. Forse il mondo è diviso in viaggiatori e persone come me che fanno
dei porti, dei luoghi di incontro in cui gli esperantisti si possono ritrovare. Quindi magari la prima domanda da farsi è: chi sono io? Sono un esperantista viaggiatore oppure sono un esperantista che accoglie gli altri e che ascolta gli altri? Do eble la mondo disdividiĝas. Un altro elemento forse importante è il fatto di continuare a studiare, continuare a ricercare attraverso la propria vita le persone che ti accettano per quello che sei, perché alla fine viviamo in un mondo che ci costringe a cambiare e ad avere un adjustment costante, e questa è la prima causa del burnout, mentre accettare di essere quello che sei è il primo passo per stare bene. E nel momento in cui, se una persona raggiunge il burnout, vedere questa cosa come un'opportunità di cambiare, quindi non rimanere gli stessi, ma riprendere delle cose che si facevano nell'infanzia, può essere cucinare, o può essere cantare, o può essere dipingere, o riprendere cose che ci sono interessate dei nostri ancestors, per esempio, e ripartire dalle nostre radici per rinascere diversi da prima. Case de bruligio, chiam oni conscias. Sì, penso queste siano le cose più importanti. Hai anche parlato dell'aspetto spirituale. Sicuramente il corpo, il cuore, quindi i sentimenti, la mente e anche l'aspetto spirituale sono importanti per la crescita personale. Quindi il viaggio della vita, che uno sia un artista o non lo sia, porta sempre a cercare tutte queste risposte. E poi comunque siamo parte di un mondo sociale, non siamo fatti per vivere da soli, e quindi quando tutte queste cose non funzionano, uscire e condividere con altre persone la propria esistenza. Estas ankaŭ grave agnoski ke ni estas sociaj ni diru animaloj, kaj do ni povas. Do ĝuste tion mi pensis, ĉu ne? Ĉu vi sentas vin ankaŭ amikino de tiuj, kiuj venas serĉi ĉe vi amikecon simple? Cercano anche un'amicizia, sei anche amica loro di queste persone? Mm-hmm. Nel mio lavoro ci sono dei confini molto precisi, e l'amicizia non è parte di questo, del mio ruolo. Anzi, proprio perché io non sono una loro amica, posso aiutarli anche ad attraversare delle fasi molto complesse e pericolose, come se fossi diciamo una luce che nella foresta, che gli aiuta a vedere le cose in modo che loro possano prendere le loro decisioni. Tutto è male. Per esempio, se hanno una relazione che non funziona, un amico o un'amica potrebbe dire lascialo, cambia strada, ma magari invece un terapeuta può aiutare a attraversare i problemi di quella relazione, che sono esattamente i problemi, come dicevi tu prima, per circumnavigare la situazione difficile, e la soluzione è la cura, quindi attraversare la foresta incantata per andare dall'altra parte è un po' il mio lavoro. Do giuste pro tio che Arbaro è sub sorcita della neconscia Arbaro por iri iela lia flanco. Sì, questa è la cosa più importante, direi. Ci tio essas la plej grava afero, mi pensas. Do concludoj, ĉar resumo de la tuta temo, se iu el la esperantistoj aŭskultante tiun nian mikrofonan renkontiĝon eksentos, ke eble mi ŝatus ricevi respondon al iu mia problemo, kiun mi havas, kaj mi ne scias kion fari kun la problemo, kiun mi faras. Ĉu tiu rajtas skribi al Federico unue, ĉu ne? Ĉar possono scrivere a me inizialmente. Kiu estas pli konata kaj povas tuj dividi la mesaĝon. Subito darti il messaggio. Kaj atenti respondon.
Sì, certamente io posso rispondere per iscritto un messaggio breve e la cosa importante da ricordare è che la presenza è la cosa più importante ed è la cura più importante, quindi il 99% del mio lavoro è essere presente alla vita degli altri, quindi se voi volete aiutare le persone intorno a voi o cercate aiuto, cercate una persona che sia presente alla vostra vita. Do parte respondon jam vi ricevis, sed tamen se vi havus iun dubojn, vi povas peti konsilojn kion fari. Do kaj mi kaŝas fortan esperon, ke ĉar vi estas komencantino, mi kaŝas, ke nia sekva renkontiĝo mikrofona jam estos en flua Esperanto. Kion vi ŝatus diri al la esperantistoj ĝenerale kiel amikino de la tuta mondo? Cosa vuoi dire come amica di tutto il mondo agli esperantisti, per chiudere? Ne psicologistino, simple vi. Sì, che sono d'accordo con te, che spero tanto di poter parlare l'esperanto la prossima volta, che era comunque un mio sogno già di 20 anni fa, a cui non ho dedicato tempo, e quindi come amica posso dire che sicuramente un modo di intendersi è attraverso la comunicazione, e spero appunto di poter far parte di questa attraverso questa lingua per poter comunicare nel modo in cui insomma comunicate voi, quindi come amica posso dire avere lo stesso linguaggio ci aiuta a sentirsi più vicini. Mi sama opinias kun vi, mi esperas che la venontan fojon mi povas flue paroli esperanton, tiel che mi povas alproximigi alla esperantistaro, ĉar kiam oni kunpartigas la saman lingvon, oni sentas sin pli proksima. Koran dankon pro la intervjuo. Koran dankon. Kaj mi salutas vin ĉiujn. Varsovia vento, bla bla bla.